Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio alla Magistrale Scienze Storiche di Torino. Benvenuti in questo canale di Assunti di Storia e oggi parleremo della Comune di Parigi. La voglia di questo video è nata dopo aver visto la lezione del professor Alessandro Barbero sulla guerra civile francese, nella sua lezione che ha tenuto per il Festival della Mente di Sarzana a settembre del 2021. Ovviamente non sono io a criticare, non sono io a fare i puntini sulle i ad Alessandro Barbero. Vorrei approfondire un determinato argomento. Il professor Alessandro Barbero ha trattato l'origine della guerra civile e anche la sua conclusione, che diciamo la comune è durata 2 mesi, quindi è stata abbastanza rapida. Vorrei trattare l'aspetto della democrazia diretta. Infatti la comune fu il primo esperimento, che è durato appunto 2 mesi, ma fu il primo esperimento dopo secoli di una democrazia diretta e soprattutto vedere al suo interno che cos'era, com'era strutturata, ma vedere anche poi un discorso futuro, che cosa ha lasciato alla storia. Prima di iniziare la nostra chiacchierata sulla comune dobbiamo fare un contesto storico e quindi è doveroso iniziare a parlare della unificazione tedesca. Siamo ormai alla metà inoltrata dell'Ottocento, si stanno formando gli Stati-nazioni. Nel 1861 si è formato il Regno d'Italia, l'Italia è diventata unita. Ebbene, la Germania, guidata dal suo cancelliere Bismarck, guarda questo processo e ambisce a fare anche lei di conseguenza la sua unità, quindi la Prussia come stato egemone dei vari stati tedeschi, i vari stati della Germania, dovrà trainare e unire, creare un impero tedesco. Ebbene, è giusto vedere le differenze con l'Italia, che la casa Savoia è riuscita ad unire la penisola, ma ovviamente guidata da Cavour, quindi questa alleanza tra la monarchia che ha ceduto ai movimenti liberali guidati da Cavour è venuta a formarsi quindi una monarchia costituzionale. Ebbene, completamente diverso è stato per l'unificazione tedesca con la trazione di Bismarck, il quale disse così che non era con i discorsi né con le liberazioni della maggioranza che avrebbe unito la Germania, ma bensì con il sangue, con il ferro. E effettivamente questo fece. Bismarck era esponente di spicco di quella classe dirigente prussiana, gli Junker, che stavano proprio nella Prussia, nella parte orientale della quella che noi oggi vediamo come Germania, ma soprattutto nella Polonia. Lo Stato della Polonia non esisteva a quei tempi e quindi in quel territorio della Germania orientale, dell'attuale Polonia, erano questi grandi latifondi, questi territori che erano amministrati da questa aristocrazia terriera, ma allo stesso tempo militare. Eh, Nel regno prussiano gli alti comandi provenivano tutti da questa classe degli Junker, quindi era sia un'aristocrazia militare ma anche aristocrazia burocratica. Infatti lo Stato prussiano era uno Stato profondamente militare, nel quale i grandi posti di comando erano riservati ai militari. E quindi vediamo che, come nel precedente video che abbiamo trattato del 48, ormai il trattato di Versailles di 1815 non è più possibile, l'ancien regime ormai è acqua passata, e se vediamo che con il 48 in Italia si arriva alla appunto unità nazionale attraverso i moti liberali, così non è stato per la Germania, che nel suo 48 abbiamo visto come lo stesso re di Prussia non è d'accordo con i movimenti liberali, non vuole unire la Germania in questo modo, e quindi siamo alla metà dell'Ottocento, avviene la politica di Bismarck appunto con il sangue e con il ferro. Quindi arriviamo subito nel 1866 con la guerra austro-prussiana. Il progetto
era di unire tutti quanti gli stati tedeschi. L'Austria, che aveva il suo impero, l'impero degli Asburgo, era sì uno stato tedesco, ma si è voluta lasciare fuori, quindi creare una piccola Germania, non creare quella grande Germania che doveva accedere dentro di sé anche l'Austria. Quindi la Prussia diventa la potenza egemone degli stati tedeschi e avviene appunto nel 1866 questa guerra. È molto interessante perché da noi italiani è la famosa terza guerra di indipendenza con la quale riusciamo a prendere il Veneto. Riusciamo a prenderlo perché appunto la Prussia riesce a battere gli austriaci e quindi a firmare una resa e noi otteniamo il Veneto. Bismarck, la Prussia, ottiene degli stati, quindi diventa appunto la potenza trainante nella Germania centrale. Velocemente arriviamo alla guerra franco-prussiana del 1870, la quale la Prussia deve stabilire ancora una volta la sua egemonia nell'Europa continentale. La Francia di Napoleone III, siamo nel secondo impero, era la maggior potenza continentale ovviamente, a livello mondiale c'era l'impero britannico, ma sul continente europeo ovviamente la Francia di Napoleone III aveva le sue egemonie. Ebbene, come detto dalla lezione del professor Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, il casus belli nacque nel 1868 per una questione dinastica sul trono spagnolo. Arrivando al sodo, arriviamo appunto al 1° settembre 1870 con la battaglia di Sedan, nella quale lo stesso imperatore francese Napoleone III venne catturato e quindi si pose fine a quell'esperienza che era stata il secondo impero. Già il 4 settembre 1870 a Parigi viene proclamata la Repubblica. La guerra continua, il governo si sposta, non è più a Parigi, come detto dalla lezione del professor Alessandro Barbero, la Parigi è una Parigi prevalentemente operaia, una Parigi che vuole la guerra, invece il resto della Francia vorrebbe una pace, ormai questa guerra che è persa. Per chiudere il discorso sull'unificazione tedesca arriviamo al 18 febbraio 1871 quando a Versailles viene proclamato il secondo Reich e quindi Guglielmo I viene proclamato imperatore e si forma appunto l'impero germanico. E solamente il 28 gennaio 1871 viene firmato l'armistizio, che questo non è ancora una pace, la pace avverrà solamente il 10 maggio con il trattato di Francoforte. La Francia sarà costretta a pagare una pesantissima indennità di guerra, ma soprattutto dovrà cedere quelle regioni confinanti con la Germania, che erano contese da tutti e due gli stati per regioni economiche ed geografiche, che sono appunto la famosa Alsazia e la famosa Lorena. Questo ormai ci lancia ormai già nella storia del Novecento, come tutti voi sapete saranno il casus belli del 1914, il famoso revanchismo, la famosa voglia di rivincita dei francesi che ovviamente esploderà con la prima guerra mondiale, ma tutto ciò ci riporta anche più in là, fino ad arrivare al 1939 con la seconda guerra mondiale, quindi di fatto con il 1945, con la fine della seconda guerra mondiale, quando queste due regioni ritorneranno alla Francia. Ma adesso siamo andati troppo in là con la nostra chiacchierata. Questo è un breve capitoletto per parlare dell'unificazione tedesca e ora vediamo un attimo appunto la storia della Comune e della Francia. In questo modo abbiamo visto come la Prussia unì e come si formò il secondo Reich di Guglielmo I. Adesso, prima di iniziare a parlare effettivamente della Comune, vorrei fare anche qui una breve cornice sulla storia francese e soprattutto su
sugli eventi che portarono alla guerra civile, quindi alla Terza Repubblica, alla proclamazione della Comune e della sua fine. Come detto in precedenza, la Parigi della guerra franco-prussiana era una Parigi ormai senza la corte imperiale e quasi del tutto svuotata della classe dirigente borghese, quindi era una città, se vogliamo, rossa nelle mani del proletario. E, se vogliamo, poi adesso lo vedremo nel dettaglio, un rosso francese. Come detto, appunto, il 4 settembre 1870 a Parigi viene proclamata la Repubblica, ma andando avanti abbiamo soltanto l'8 febbraio 1871 avvengono le elezioni per l'Assemblea nazionale per votare il nuovo Parlamento repubblicano. Metà della Francia è occupata, la capitale non è Parigi, siamo a Bordeaux. Ebbene, dai risultati si vive quello che oggi lo vediamo, ma si è sempre visto, si era già visto con la prima rivoluzione del 1789. Ebbene, vediamo che Parigi va in una direzione, in questo caso ovviamente eh, è a favore della posizione rossa verso una delle posizioni della sinistra radicale, e invece il resto della Francia, la Francia delle campagne, va verso i moderati e i conservatori. Capo del governo è Adolphe Thiers. Anche qui Adolphe è un nome che veramente ci porta alla storia del Novecento. Questa parte di storia è molto interessante perché ormai la fine dell'Ottocento sembra già ormai storia del Novecento. Per capire il Novecento bisogna partire da qui, da queste radici. Comunque Thiers è il capo del governo, come detto dal professor Alessandro Barbero, è un politico storico che era già appunto posizioni moderate già con gli Orléans della rivoluzione di luglio, ha un passato nel 48, ovviamente quello moderato. Ebbene, dal 3 al 18 marzo 1871 vediamo che l'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento e il governo della Repubblica, il governo di Thiers, si sposta a Versailles e sceglie Versailles come sua capitale. Se vogliamo, una scelta alquanto infelice, perché per ogni francese Versailles ricordava l'assolutismo, ricordava la monarchia. Era passato soltanto un secolo da Luigi XVI, quindi capite bene il significato di una scelta di questo tipo, una scelta alquanto infelice dal punto di vista politico. Infatti non è un caso che il 19 marzo 1871 a Parigi a sua volta viene proclamato il governo rivoluzionario, quindi un netto contrasto con gli avvenimenti di tutta quanta la Francia. Il 26 marzo 1871 a Parigi si tengono le elezioni del Consiglio comunale e qui è interessante soffermarci un attimo. Ovviamente chi ci ha parlato, chi ha parlato proprio nel momento stesso che questi fatti avvenivano, è Karl Marx nella sua guerra civile in Francia, però non dobbiamo pensare che la Comune di Parigi era un covo di marxisti, un covo di comunisti. Marx era esponente, ha fondato lui il socialismo scientifico con il suo manifesto che è uscito nel 1848, però a Parigi i comunardi non erano di questo parere, come nel suo stesso libro appunto di Marx, La guerra civile in Francia, erano solo una piccola minoranza. La maggior parte faceva parte di quel socialismo francese di Proudhon o di Blanqui. Ebbene, anche all'interno delle elezioni del Consiglio Comunale vediamo come furono eletti 33 operai, ma non solo. 15 erano tra avvocati e medici, 14 impiegati, 12 giornalisti e 5 piccoli imprenditori. Ovviamente erano tutte persone ovviamente
soprattutto i borghesi, parliamo degli avvocati, dei medici, comunque tutti eh, persone incline a un pensiero radicale, democratico radicale, incline al socialismo francese, ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che essi fossero tutti, come dire, marxisti, comunisti nel senso del socialismo scientifico di Marx. Marx era molto critico in confronto anche di questa branca del socialismo, da lui definito il socialismo utopico. Bene, tornando a noi, fatta questa premessa, arriviamo al 28 marzo 1871, quando di fatto viene proclamata la Comune. E quindi qui il ricordo ovviamente va alla prima comune, la comune giacobina del 1793-1794, la comune giacobina che di fatto ha salvato con profonda durezza sia all'esterno sia anche all'interno, con i rivoltosi, con la Vandea, con chi non ci stava alla rivoluzione. Comunque la comune giacobina ha salvato la rivoluzione francese, quindi c'era tutto questo ricordo. E poi adesso analizzeremo bene appunto com'era a livello politico, che cosa è stata dal punto di vista politico la comune. Giusto per chiudere il discorso, all'inizio di aprile del 1871 inizia di fatto la guerra civile francese, quindi con i comunardi di Parigi, con all'interno la Guardia Nazionale, quella Guardia Nazionale che era composta dai proletari, dagli operai, che sono stati armati durante la guerra franco-prussiana, ma anche quei reggimenti, quei soldati, se vogliamo, dell'esercito regolare che sono voluti passare con i parigini. E all'interno, come abbiamo visto, anche la stessa composizione di eletti, troviamo quegli elementi che avevano preso piede, avevano preso parte con anima e corpo al 48 francese, soprattutto al giugno 48. Quindi questo grande galassia, che semplicemente possiamo chiamare i comunardi di Parigi, contro i moderati conservatori di Versailles. E qui veramente Adolphe Thiers è un esponente, troviamo liberali conservatori, troviamo monarchici. Ebbene, qui inizia la guerra civile e arriviamo fino alla famosa settimana di sangue che, come ricordato nella lezione di Sarzana, le stime a livello basso sono sui 8-10 mila morti in una settimana. Parigi non ha mai conosciuto così tanto sangue nella sua storia, neanche con l'esperienza del terrore, neanche con l'esperienza dell'occupazione nazista. Marx nel suo libro fa un parallelismo, ovviamente Marx c'è una profonda critica comunque da a Adolphe Thiers e a tutti i conservatori, la veste di Silla, cioè colui che nella guerra civile romana contro Caio Maio, con le liste di proscrizione, ha posto fine alla guerra civile nel sangue, nel bagno di sangue. E con una nota molto critica Marx riconosce che nonostante ciò, nonostante la ferocia di Silla fosse stato più umano semplicemente perché i romani di Silla non avevano le mitragliatrici e i cannoni. Infatti in questa settimana di sangue Marx nel suo libro riporta che le persone, oltre ad essere state fucilate, furono anche fucilate con la mitragliatrice per, come dire, velocizzare il tutto. Ovviamente questa nota è una nota di parte, però non è una nota campata in aria, è una nota documentata. Non entriamo nel dibattito che gli errori ci sono stati da ambedue le parti. Come in ogni guerra civile non ci sono buoni, non ci sono cattivi, questo ce lo insegna addirittura Tucidide nella sua guerra del Peloponneso, appunto come la guerra è un maestro violento, o Polemos Biaios Didaskalos,
come ha rovinato, come ha reso incivili i costumi dei greci. Ebbene, tutto questo si vede anche qui, come in ogni guerra civile, dove ogni norma sociale salta di fatto in aria e, se vogliamo, si ritorna allo stato di natura di Hobbes, dove l'unica legge è quella del più forte. Ma adesso arriviamo effettivamente a parlare all'interno della comune come funzionava. E adesso vedremo che cos'era la comune, che cosa è stata per quei suoi 2 mesi di vita, ma soprattutto che cos'è una democrazia diretta. Infatti è questa la cosa molto, a mio avviso, molto interessante della comune, non tanto la sua tragica fine nel sangue, come di fatto la Terza Repubblica francese nasca con le mani piene di sangue, ma vedere questo esperimento concreto di una democrazia diretta in un'età ormai contemporanea. E quindi adesso andiamo a vedere quali sono gli elementi di questo regime e poi vedremo la sua evoluzione, che cosa ha lasciato alla storia. La Comune di Parigi fu il primo esempio, dopo secoli e secoli, di una democrazia diretta, ma vediamo nel dettaglio che cosa vuol dire tutto ciò. La Comune si opponeva a uno Stato gerarchico, a uno Stato oppressivo, ovvero semplicemente uno Stato centralizzato, il modello francese che ancora oggi vediamo è un esempio di uno Stato centralizzato, per esempio il Regno Unito è completamente diverso, dà molto potere di autogoverno locale nelle contee. Invece la Francia che vediamo noi oggi è uno Stato dove tutto parte da Parigi. Se vogliamo usare l'esempio dell'Italia, questo non ci aiuta perché sì, l'Italia è uno Stato centralizzato, però dà molto potere anche alle regioni. Questo crea un gran complicazioni amministrative, ma che siamo tutti quanti pratici, quindi non è il caso di entrare nel dettaglio. È importante questo fatto comunque che la comune si opponga a uno stato gerarchico oppressivo e qui ci avvicina un po' e vedremo come questo fattore piacerà all'anarchismo del Novecento. Uno stato centralizzato da Marx, che è lui che nei fatti, quando i fatti si stavano svolgendo e anche dopo è stato il primo a scrivere, soprattutto a descrivere dentro com'era questo Stato. Lui interessava perché la comune era l'esempio vivente di uno Stato proletario che si opponeva appunto allo Stato borghese e quindi per sua natura doveva essere l'opposto. La comune quindi è un dominio sociale come è lo Stato borghese, governo rappresentativo, che è un termine più tecnico. La comune è un dominio sociale però del proletario, come era stato a sua volta nel 1848 la Repubblica Sociale. Un altro particolare della comune è appunto questa Guardia Nazionale, dove Marx indica come l'errore, se vogliamo, dei moderati conservatori, ma anche la forza della comune è stata proprio quella di armare gli operai e quindi di metterli, perché furono messi dentro alla Guardia Nazionale. Ma uno dei dettagli proprio di politica che noi interessano, come dire, ci fanno vedere la comune con una luce forse più vicina a noi, che potrebbe piacerci di più. La comune si batteva appunto per un suffragio universale, quindi qui entriamo nel discorso della democrazia diretta, gli stati, le democrazie liberali democratiche della metà dell'Ottocento, ricordiamolo, l'Italia, il Regno d'Italia che si è unito nel 1861 votava il 2% della popolazione e invece la comune si proponeva di avere un suffragio universale, ma e qui proprio un tema classico della democrazia diretta unito al mandato imperativo. E che cosa vuol dire tutto ciò? Che i governanti, chi sta al governo, sono visti come dei semplici amministratori e qui veramente
Prendiamo ad esempio Rousseau, il suo contratto sociale è un'idea dei democratici radicali, quindi vediamo che il pensiero democratico si differenzia dal pensiero liberale e questo è uno di questi casi. In particolare il governo sono dei semplici amministratori, sono responsabili, sono diversi dagli eletti di un Parlamento, i quali i responsabili del governo della comune erano revocabili in ogni momento e soggetti anche alle multe. Questo potrebbe anche piacerci in questi 20 anni. Si è parlato in Italia di chi va al governo poi fa quello che vuole, è stata anche la bandiera del primo movimento 5 Stelle, appunto fautore della democrazia diretta, di avere un mandato imperativo. Il primo che ruba, il primo che non fa quello che ha promesso viene subito revocato, e questo è il mandato imperativo. Un'altra caratteristica che differenzia questa volta la comune, cioè lo Stato proletario, dallo Stato borghese, è l'unione del potere legislativo e del potere esecutivo. Questo va completamente si differenzia completamente, si discosta dalla divisione dei poteri di Montesquieu, che è un cardine di ogni pensiero, di ogni Stato liberale democratico. E in aggiunta il potere giudiziario, i giudici e i magistrati sono anche essi eletti, sono anche essi revocabili. Quindi il potere giudiziario non è per nulla indipendente. Per ricapitolare in breve, il potere legislativo è unito a quello esecutivo, dove il governo, i governanti, chi governa sono dei semplici amministratori, e invece il potere giudiziario non è indipendente ma soggetto ad elezione e soggetto a una revoca. Quindi immaginate qui le critiche dei liberali, dei conservatori, qui sarebbe, come dire, la base di ogni demagogia. Ma andando avanti, per appunto evitare questo stato gerarchico, questo stato che opprime, la polizia sarebbe un semplice corpo di amministratori, e una particolare, qui vediamo una caratteristica che piace a Marx e al comunismo: la paga di ogni amministratore pubblico ovviamente sarebbe la paga di un operaio. Un'altra caratteristica che si discosta dal pensiero liberale conservatore è il laicismo, e quindi la comune nei suoi 2 mesi di vita si impossessò della proprietà della Chiesa e iniziò proprio una lotta con il potere dei preti, per dirla alla Marx. E inoltre un'altra caratteristica che potrebbe piacerci di più, la sentiamo più vicina, e qui vediamo come proprio una caratteristica della democrazia, del pensiero democratico radicale, è un'istruzione pubblica e gratuita a tutte quante le società, tutte quante gli strati sociali. Era un'idea profondamente radicale, un'idea profondamente nuova, se pensiamo che stiamo parlando alla fine del 1800. Riguardo alla politica estera, la comune doveva essere una confederazione di comuni. La comune di Parigi doveva unirsi a livello estero con la comune di Marsiglia e delle altre grandi città, Lione, Bordeaux, eccetera, eccetera. E questo perché unite avrebbero trovato la forza di un nemico esterno. Un esempio che possiamo fare, che anche essi stessi pensiamo alle poleis greche, tutte quante delle città, dei territori, degli stati territoriali, se vogliamo, per essere più precisi, che con l'arrivo dei persiani, quindi di un pericolo esterno, in questo caso della Francia, possiamo pensare a Bismarck, si sono unite e hanno trovato la forza. Bene, questo è il confederalismo dei comuni, ed era la ricetta per essere sicuri in politica estera. Tornando ancora che cos'è una democrazia diretta, è unita al suffragio universale. Abbiamo detto che le elezioni erano per i governanti, e
soprattutto c'era il mandato imperativo. Il suffragio universale serviva per deliberare, cioè tutti quanti, tutto il popolo in assemblea, non c'erano appunto rappresentanti. La rappresentanza è un concetto liberale, è un concetto borghese dove io, come per dire a Rousseau, vendo la mia libertà, i miei diritti, li vendo e li faccio dono a un rappresentante, dove lui sarà a disporre del bene pubblico, sarà a disporre della politica. E invece la democrazia diretta, ovvero deliberazioni dirette, tutto il popolo, chi vuole, ma per questi idealisti ovviamente tutti quanti avremo la voglia di partecipare a tutte le deliberazioni e di dire la nostra di votare in modo diretto e quindi andare contro alle elezioni, perché questo è un discorso che c'è già nella politica di Aristotele ed è un pensiero caro a tutti quanti i democratici radicali, ovvero che elezione equivale a una scelta di una aristocrazia. E invece il vero eh, strumento democratico sarebbe appunto il sorteggio. In questo caso non si parla di sorteggio, ma si parla di deliberazioni dirette senza appunto rappresentanti. Un altro aspetto più economico e sociale che piaceva particolarmente a Marx, e qui si vede il socialismo, il pensiero socialista, seppur francese, quindi creare una emancipazione economica. Abbiamo detto la comune è vista come uno Stato proletario, quindi è contro un asservimento sociale e qui inizia a farsi strada la grande storia, la grande lotta che ancora noi ce la portiamo avanti, ancora noi non è vinta del tutto dei diritti sociali, quindi una emancipazione del lavoro e quindi di tutti gli operai, non ci deve essere quel dominio che la sinistra, il socialismo vedeva, e se possiamo dire alla fine dell'Ottocento si sentiva questa lotta di classe, ovvero i proprietari, i borghesi, i capitalisti che prendevano il più possibile dai loro profitti sfruttando una condizione, possiamo dire, servile, se non peggiore, a detta dei socialisti, gli operai. Ebbene, questo dominio nella comune non sarebbe più dovuto esserci. E sempre parlando di emancipazione economica, un altro aspetto era la proprietà, una lotta alla proprietà privata e quindi che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto fare una produzione cooperativa, andando contro al capitalismo, andando contro al capitalismo individuale. Siamo alla metà e alla fine del 1800, siamo ben lontani dal New Deal di Roosevelt. Qui il capitalismo è veramente individuale, i liberali non vogliono la presenza di uno Stato, il mercato deve essere lasciato libero a se stesso e solo in questo caso può creare ricchezze. Bene, la Comune, i comunardi e Marx sono contrari a tutto questo e propongono per una produzione cooperativa e quindi assemblee cooperative unite che devono regolare la produzione nazionale. Ora che abbiamo visto appunto com'era strutturata da dentro, perché possiamo parlare di democrazia diretta quando parliamo della Comune di Parigi, vediamo adesso brevemente il suo lascito storico, come ha influenzato e perché, come dire, ancora oggi sentiamo il bisogno di parlarne, sentiamo il bisogno di approfondire. Bene, ovviamente la Comune, questa esperienza, lo dico ancora una volta, di 2 mesi, è stata, come dire, fondamentale, soprattutto per quelle esperienze che si sono volute contrapporre al governo rappresentativo, alla democrazia occidentale, alla democrazia liberale, se vogliamo chiamarla così. E quindi già vediamo chi si è comunque ispirato, ha preso come modello, ha visto che un modello alternativo era possibile, un modello di democrazia diretta si poteva fare. Prima tra tutti mi viene in mente ovviamente la rivoluzione russa, ma
non tanto quella del 17, soprattutto quella del 1905 con i soviet, che erano questo consiglio degli operai, anche qui un consiglio di democrazia diretta, dove tutti quanti deliberavano, tutti quanti partecipavano, non si votavano rappresentanti. Quindi soprattutto nel 1905, il 1917 è un po' appunto con Lenin, dubbiosa come cosa, sì, Lenin all'inizio usa i soviet come sua arma politica per creare consenso, poi questa dobbiamo affrontare meglio la storia appunto della rivoluzione russa, però si vede che i soviet sono forti a San Pietroburgo e a Mosca, e con le elezioni della Costituente i bolscevichi, il partito bolscevique è in stretta minoranza, allora lì Lenin decide di fare il colpo di mano, quindi annullare quelle che erano le regole di un'assemblea costituente, quindi delle votazioni, di una politica borghese, di una politica liberale, e quindi di instaurare di fatto un governo totalitario, cioè un partito che controlla uno Stato e una società. Quindi capite, in questo discorso andiamo completamente differenti da una democrazia diretta, che però la possiamo trovare nei soviet delle rivoluzioni russe, chiamiamole così, quella del 1905 al 17. Come assemblee di deliberazione diretta non possiamo non pensare agli anni 60, sono stati questo periodo di cultura, quindi queste assemblee di studenti, ma anche qui di operai. Pensiamo alle assemblee degli studenti americane e inglesi. Il 68 in Europa è stato soprattutto più sociale e politico. Pensiamo al 68 di francese, al 68 italiano, molto più vicino alle istanze degli operai, però anche qui comunque in ogni caso tra le due sponde dell'Atlantico è tornata questa idea di fare queste assemblee dirette, deliberative, tutti quanti in assemblea a votare e a decidere, e qui ovviamente hanno fatto comunque riferimento, la Comune è stata un esempio, ovviamente non si sono ispirati totalmente alla Comune, però la Comune è stato uno dei punti di riferimento, si poteva fare in quel modo ed è stato fatto. E quindi anche qui arriviamo con gli anni, le assemblee studentesche, le assemblee anarchiche, di fatto gli anni 60 è un periodo di anarchismo, ovviamente un anarchismo diverso dall'anarchismo rivoluzionario, socialista, anarco-socialista della metà dell'Ottocento, per dire gli anarchici che mettevano le bombe in giro. Ebbene, con gli anni 60 l'anarchismo vive, si sdoppia, i famosi post-classico, un anarchismo post-classico, nella quale è l'anarchismo che noi vediamo anche noi oggi, quindi dare un esempio di stile di vita alternativo, vivere e far vedere che quello stile è possibile e andare contro il sistema con forme di governo diverse. E qui ovviamente le assemblee deliberative sono un punto fondamentale. E parlando di anarchismo, e qui ci avviciniamo sempre di più ai giorni nostri, non possiamo parlare di un altro anarchico che è Bucin, con il suo municipalismo libertario, ovvero appunto questa nuova creazione di questo Stato, un ritorno alla città, un ritorno alla polis per risolvere problemi sociali, economici, ecologici, ma qui non ci soffermiamo troppo, però è evidente il richiamo, è evidente l'influenza che ha avuto la Comune di Parigi per il pensiero di Bookchin, soprattutto per il pensiero confederato, una confederazione di comuni, che era anche quello, che era anche il pensiero dei comunati, che a loro volta si ispiravano ai cantoni della Svizzera, si ispiravano alle polis greche, oppure al basso medioevo italiano, delle città di comuni del basso medioevo italiano. Però vediamo la lunga scia della Comune, possiamo ritrovarla anche in Bookchin. E quindi parlando di Bookchin non possiamo, qua arriviamo ai giorni nostri, parlare della Siria, parlare dei curdi, che appunto i curdi della Siria stanno sviluppando, pensiamo a Zero Calcare,
delle forme di governo che si ispirano al municipalismo libertario, quindi queste città autogestite, autogovernate con assemblee deliberative dirette. E quindi qui magari vediamo un'altra comune, dei gemelli della comune, forse è troppo dire una cosa di questo tipo, perché come abbiamo visto in questo video, i comunardi vivevano del socialismo francese, del socialismo utopico, quindi non tanto il socialismo scientifico di Marx, che era profondo critico in queste forme di socialismo. E infine, come ultima conclusione, parlando di democrazia diretta, fare queste assemblee non si possono fare ovviamente nelle piazze. Qualcuno, pensiamo al 5 Stelle della prima ora, pensiamo al 5 Stelle del 2011, con il libro, forse è saggio dire troppo, quel libro di Casaleggio e Grillo con Siamo in guerra, nel quale appunto la rete e la nuova Agorà, la nuova frontiera, tutti i problemi si possono discutere e risolvere in velocità e con facilità sulla rete, quindi un ritorno, se vogliamo, una città, una comune più grande che equivale a tutto quanto lo Stato, ma che possiamo partecipare e governare dalle nostre stanze. Ebbene, quindi qui abbiamo visto la scia, l'influenza che questo primo esperimento di democrazia diretta ha dato, se vogliamo, il là, ha dato come punto di riferimento, un punto che volendo si può fare un modello alternativo alla democrazia liberale, quindi con le votazioni, le elezioni, i rappresentanti, il Parlamento, tutti questi corpi intermedi. La comune, come ogni forma di democrazia diretta, vuole tagliare di netto con tutte queste corpi intermedi, sono visti come un intralcio. Quindi, se vogliamo, questa è la conclusione della Comune di Parigi sulla sua storia. E in conclusione, come ogni fine di ogni mio video, vi mostro quella è stata semplicemente la mia fonte, che ovviamente è stato questo libro qui di Karl Marx, La guerra civile in Francia. Ovviamente è una lettura di parte, non lo nascondo, ma è utile soprattutto perché è stata una fonte ovviamente non diretta, ma questo libro è stato scritto durante gli avvenimenti. Bisogna apprezzare la lucidità di Marx nel leggere, di cogliere questi avvenimenti, quindi ci aiuta a dare una lettura di questo tipo. Se ne possono fare altre, ci sono letture ovviamente critiche nei confronti della comune, quindi che si possono fare, si possono leggere tranquillamente. Ovviamente Marx era favorevole a tutto ciò, però darle una lettura soprattutto per questo taglio di questo video che ha voluto, come dire, entrare dentro, se vogliamo, la mente dei comunardi, vedere il loro progetto, che cosa avrebbero voluto fare se non fossero durati soltanto 2 mesi. Ovviamente ci sono manuali di storia che parlano della comune, però questo libro, il libro di Marx, entra un po' appunto nelle menti, nei progetti politici. Ebbene, io vi saluto qua, spero di avervi annoiato, ma non troppo. Fatemi se la pensate diversamente, se volete aggiungere qualcosa, sono ben lieto, scrivetelo nei commenti e nulla. Alla prossima.